Buongiorno a tutti signori e benvenuti all'inizio della nuova stagione invernale. Oggi ho deciso di fare un video un po' molto tranquillamente, senza troppi copioni, senza troppi schemi, per raccontare quello che vorrò fare e che ho fatto dopo l'ultimo video del mio custom al mio fucile. Inoltre voglio raccontare cosa vorrò fare, le mie idee e cosa proverò anche, che sono già deciso. È solo questione di tempo, diciamo. Allora, innanzitutto appunto questo video è per aprire la stagione invernale. Sono più che deciso a portare avanti questo canale. Ho già alcuni video in mente, però vedrete al vostro seguito. Allora, partiamo. Avevo messo la foto sul canale Instagram, che andate a vedere, per favore, seguitemi. E cosa ho fatto? Innanzitutto l'ultima volta è stato un custom molto blando, senza troppe cose, anche se le clip erano andate perse. Mi metto qua che è più comodo. Da allora io ho messo il Titan, ho cambiato anche la testa pistone e il motore. Testa pistone che mi si era crepata perché il motore con la terna che avevo girava troppo velocemente e la batteria che usavo, se usavo una 11.1 facevo su quasi 40 pallini. Infatti la testa non era concepita per queste raffiche, che io non sono mai stato uno di quelli a cui garbano i rafficoni, però ho avuto quello, era ganzo. Ora però ho cambiato motore, ho messo un iTorque della SHS che è speciale, ho messo, come ho già detto, il Titan, testa cilindro, pistone. Vorrei cambiare il cilindro, che è l'unica cosa che manca. Poi in questa canna qua non l'ho fatto vedere, ma ho messo una Grizzly Lab, una 601, che fa il suo dovere perfettamente. Ho messo anche un gomito Prometheus di quello viola, che anche quello è perfetto. Poi cosa vorrei fare? Vorrei levare il calcio PDV, che per quanto possa essere comodo è un po', a parte non mi garba molto l'estetica, però quello è un fattore estetico. Non mi c'entrano le batterie. Io ho delle batterie, mi c'entra 3 batterie e qua me ne entra solo una. Perciò, oltre che a volerlo cambiare, voglio anche proprio mettere il calcio CTR, che è uno dei miei preferiti, o quantomeno delle varianti del CTR, e vedremo dove andremo a sfociare. Poi vorrei comprarmi un Ampec. La sua utilità praticamente per me equivale a comprare questi cosi qua, i Pararis. Perciò potete capire, anche perché io non gioco in notturna, non ci faccio niente con laser, è inutile, quindi però mi garberebbe. Vorrei cambiare il Red Dot, che questo l'ho preso su AliExpress ed è indecente. Mi garberebbe tipo un T1 o un Romeo 5, che però costa un sacco di soldi. Vorrei comprarmi, mi dovrebbe arrivare tra poco un altro paracinghia, che questo qua, cerchiamo di farlo vedere. Questo qua non mi garba per niente. E vorrei fare una cosa che mi mette già un sacco d'ansia, ovvero voglio applicare il water transfer al fucile. Non a tutto, ci sono dei pezzi che ovviamente tralascerò,
Tuttavia ho un po' d'ansia perché dovrò carteggiare, quindi diciamo che sono più disposto a applicarlo sul RIS del Leopard, che devo dire la verità non mi garba neanche così tanto, e quindi infatti è sempre qua a non fare niente, che ovviamente questo qua, che tra l'altro è anche parecchio più difficile. Però c'è una cosa che mi ferma, ovvero il fatto che i particolari rossi possano stonare. Potrebbero fare anzi anche più bello, oppure potrebbero far cagare, non lo so. Perciò appunto applicherò il water transfer a questo RIS, per intenderci. Diciamo che la mia idea era quella di applicarla al RIS e poi al catch PDV, così che se poi voglio mettere questo qua, cioè se voglio mettere questo upper qua, non ho bisogno di levarlo, perché questo qua è mimetizzato, diciamo, stonerebbe un pochino. Parlando di interni, mi garberebbe rifare la terna, mi garberebbe accorciarla, metterla da 13 a 1, così che proprio il singolo è la sua, il binary va benissimo, così il ciclo di sparo è anche più corto. Tuttavia appunto avrei un incremento di ROF e non mi garba andare col Titan a limitare il motore. Diciamo che a me il ROF andrebbe bene anche come è ora, che siamo sui 26-27 palline al secondo, che secondo me è perfetto, non è troppo ma non è neanche poco. E appunto se andasse sui 30, che praticamente è sicuro, perché motore e torque della SHS che dovrebbe essere un 30k e da 13 a 1, capite bene che ovviamente una roba del genere mi fa 33-35 palline al secondo, così. Però vediamo, magari cambio anche il motore, ce ne metto uno ancora più lento, sempre ai torque, che però nel singolo è la sua, ovvero il Basilisk, che però è un po' difficile da trovare ultimamente, però sapete, siamo all'inizio della stagione, ci può anche stare. E oltre al water transfer sto pensando anche di vendere il RIS del Leopard per finanziare qualcos'altro, e in generale niente, per quanto riguarda questo fucile non avrei altre pretese da avanzare, però ovviamente è appena iniziata la stagione, non posso subito spendere 500 euro su sto fucile. Però vi posso promettere una cosa, che arriverà un video, una guida o comunque la mia esperienza per quanto riguarda il water transfer, che secondo me è molto molto interessante e potrebbe aiutare anche qualcuno di voi. E niente, questo è il tutto. Io spero che comunque continuate a seguirmi e a mettere like, commentare e anche seguirmi sulla pagina Instagram. Questo appunto, come avevo detto prima, era un video per riaprire la stagione invernale, che ovviamente la stagione estiva si è appena chiusa, avevo già comunicato la mia pausa estiva e ora si inizia. Io vi saluto qua.